10 libri che ti cambiano la vita, o almeno a me l'hanno cambiata e spero che potranno cambiarla anche a te. Anzi, quasi sicuramente lo faranno, perché tra tutti i libri che ho letto nella mia vita, dal momento in cui ho iniziato il mio percorso di crescita personale, poi di crescita a livello esteriore, per poi anche una crescita a livello interiore, negli ultimi anni ho letto tanti libri e tra tutti questi 10 che ho selezionato sono quelli che consiglio sempre a tutti, sono quelli che in qualche modo ti fanno scattare quel qualcosa dentro che ti cambia tutto. Ho libri che parlano di qualcosa di interiore, qualcosa di più esteriore, a livello finanziario, a livello personale, a livello di fitness. Va veramente a coprire tutte le aree della vita personale di una persona. Quindi veramente vi consiglio di dare un'occhiata e di prendere almeno uno di questi libri, perché se non l'avete già letto state veramente perdendo tanto nella vostra vita. Non che un libro dia la soluzione a tutto, però ogni libro ha veramente in poche pagine racchiuso un qualcosa che magari è la ricerca di un'intera vita di una persona, magari sono più vite in un'unica raccolta di pagine, quindi veramente in poco tempo riuscite ad assimilare tanto. E anche la modalità di lettura, io vi consiglio di prenderli fisici e cartacei questi libri, la modalità di lettura mettendosi lì e essendo concentrati totalmente sul libro, non solo è un esercizio fondamentale, quasi meditativo, perché noi che siamo tanto abituati a scorrere, avere questa dopamina continua, avere un attimo in cui non si è distratti da niente, ci si concentra solo su qualcosa è fondamentale come esercizio di attenzione e in più è anche un modo per assimilare meglio il tutto. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata, prendetene almeno uno come task, ve la do come task a fine di questo video, prendete quello che vi ispira di più, ho messo il link anche in descrizione se volete, non forse di tutti no, perché non so se li trovo tutti, alcuni probabilmente li trovate solo in inglese, altri anche in italiano, in caso ve li metto in descrizione, ne scegliete uno e prendetelo, ordinatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Non è una top 10, sono tutti libri che non hanno nessun ordine di importanza, sono importanti a modo loro. Parto con il primo. Perché il primo? Perché questo è un libro che in realtà è l'unico che non ho ancora finito di leggere. Perché? Perché me lo sto godendo veramente piano, ma sono praticamente arrivato alla fine. Si chiama Il coraggio di essere non apprezzati, The Courage to be Disliked. È un filosofo giapponese, uno scrittore giapponese, insieme a un altro ragazzo sempre giapponese che l'ha aiutato a scriverlo, e se sono arrivato a consigliarlo tra tutti i libri che ho letto ancora prima di finirlo, vuol dire che veramente è un libro eccezionale. Diciamo che ognuno, secondo me, nella vita fa un determinato percorso e un condizionamento che ti porta a partire con certe carte, diciamo come se avessi una giocata che è la tua persona, la tua personalità. E quello che a me, diciamo, il mio jolly era lavorare su un qualcosa che poi ho scoperto essere esattamente quello di cui parla questo libro. Quindi questo libro, almeno per me, è uno dei libri che mi sta cambiando la vita più in assoluto. Ogni singola parola, ogni singolo capitolo in cui si parla di paragone con gli altri, si parla di inferiorità, complesso di inferiorità, superiorità, complesso di superiorità, si parla del senso di comunità, si parla di come essere veramente felici. È qualcosa che veramente, una delle cose che più mi stanno a cuore, quindi veramente mi sta aiutando tanto. L'essere apprezzati dagli altri, il perché si vuole essere apprezzati dagli altri, il perché si agisce in alcuni modi, il fatto che ti crei il tuo destino. Insomma, detta così sembrano cavolate, fidatevi, è un libro pazzesco. Tra l'altro è basato su un tipo di psicologia che è la psicanalisi di Adler, è uno psicologo molto conosciuto al pari di Freud, solo che Freud partiva da un punto di vista un po' più deterministico, quindi hai avuto questo nell'infanzia, hai un trauma, lavora su quel trauma, quindi va a lavorare un po' sul passato, mentre Adler va a lavorare un po' sul futuro. Hai avuto questo? Non importa. Oggi come sei, in base ai sintomi che hai adesso, ti do la medicina per tagliare, diciamo, alla radice il problema e da oggi in poi capire come comportarti, come rispondere a quello che hai con le carte che hai in mano in questo momento. Mi sta piacendo tanto, poi a me i giapponesi come scrivono piace tantissimo, lo consiglio tantissimo. Per tante persone questo libro può veramente portare a essere più sereni, più tranquilli, più felici, smetterla di paragonarsi, capire il perché si paragonano, capire che cos'è che ti fa star male, trovare la tua strada, veramente stare in pace, essere felici in pace. A me sta aiutando molto e penso che possa aiutare tante persone.
anche perché tante cose che sto imparando anche con i miei corsi, mie esperienze, le meditazioni, eccetera, in realtà alla fine le raccoglie anche bene questa idea, è un po' come un riassunto quasi, quindi ve lo consiglio. E di cosa parla? Praticamente di tutti quegli argomenti di cui vi ho parlato, non è narrato in modo manualistico, ma è questo ragazzo che ha tutti questi dubbi, che rappresenta un po' noi, che va a chiedere e a parlare con questo filosofo. Quindi tutto, diciamo, il libro è basato su piccoli capitoli in cui viene spiegata un po' la psicanalisi di Adler in un modo molto utile a questo giovane, con questo filosofo che parla al giovane rispondendo alle sue domande e facendo come un dibattito filosofico. Il secondo libro è Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Questo è il primo libro, penso, che ho letto in ambito spirituale ed è uno dei libri che mi ha cambiato la vita tantissimo. Lo consiglio sempre ed è, penso, il libro che ho regalato di più in assoluto. Quindi ogni volta che voglio che qualcuno stia bene attorno a me, l'ho regalato ai miei genitori, l'ho regalato alle persone attorno a me. Quando voglio che qualcuno veramente stia bene, gli regalo questo libro. Il titolo in realtà è Una guida all'illuminazione spirituale, ma può essere, ma secondo me questa cosa a noi occidentali fa un po' paura, perché lo vediamo sempre come un po' uhu. Invece Eckhart Tolle è questo signore tedesco molto 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 in gamba, io lo seguo sempre anche sui social, e ha un suo modo molto particolare di parlare e di spiegare argomenti spirituali in modo pratico, ed è quello che mi piace, perché qua spiega veramente tante cose spirituali che derivano dallo yoga, che derivano dalle religioni, dalla spiritualità indiana classica, ma lo fa in modo molto pratico e spiegandoti come con un esercizio semplice che è l'essere presente puoi staccarti quasi di colpo alla radice da tutti i tuoi problemi, dalla tua mente. Non fidatevi delle mie parole, semplicemente leggetelo, perché se siete pronti a leggere una cosa così vi apre veramente il mondo interiore, perché dall'essere presente ti accorgi che sei leggermente staccato da mente e corpo, che sono solo accumulazioni, che è quello che in meditazione si cerca di fare, e quindi automaticamente riesci a non solo a stare bene e in pace veramente, ma a essere più consapevole poi di quello che fai e quindi a crearti la vita che vuoi, rispondendo senza reagire in modo compulsivo. La prima volta leggendolo, proprio perché è quasi un esercizio leggerlo, che mi sono sentito veramente presente. Dopo che l'ho letto sono stato veramente così, mi ha aperto un mondo che non conoscevo attorno a me. Passiamo a un argomento completamente diverso, ma alla fine dei conti si tratta sempre di libertà, no? Come si dice, uno lo cerca nei soldi, uno lo cerca nell'amore, uno lo cerca nella spiritualità. Alla fine quello che l'essere umano vuole è sempre quello, è sempre un po' la stessa verità vista da altri punti di vista e cercata in modo diverso. Qua si parla in realtà di finanza ed è 4 ore alla settimana di Timothy Ferriss. È uno dei primi libri che ho letto e al momento non lo capivo, però diciamo che anche se non ti interessa di diventare ricco, di diventare qualcuno, eccetera, questo comunque ti dà una bella base fondamentale di finanza personale e ti fa prendere un punto di vista diverso sui soldi, perché comunque è vero, noi a livello personale, diciamo, siamo nel nostro mondo, comunque ci creiamo la nostra realtà, ma a livello sociale dobbiamo imparare a giocare anche un po' questo gioco, e secondo me questo signore Tim Ferriss è un po' una persona che è riuscita a giostrarsi bene il gioco della vita in società, nel senso che riesce in qualche modo a farti capire come utilizzare i soldi per stare bene anche se non guadagni tanto, come guadagnare un po' di più, come gestire i soldi che hai e anche come vivere al meglio sfruttando magari le valute, quindi girare di più, viaggiare. Ti apre un po' un punto di vista su come è possibile sfruttare i soldi e magari aprirsi un'attività in modo tipo passivo, cioè riuscire a lavorare non per i soldi ma grazie ai soldi. Quindi è un po' un argomento diverso, ma lo consiglio comunque, perché alla fine è vero, uno può fare quello che vuole nella vita, ma se vuoi essere un po' più libero anche da un punto di vista di tempo, diciamo che aiutarti dal punto di vista finanziario serve anche quello. Un altro argomento molto pratico, e questo è un libro che è veramente incredibile, penso che la mia giornata sarebbe completamente diversa se non avessi mai letto questo libro, ed è un libro di David Allen, si chiama Getting Things Done. Questo è un libro manualistico, forse un po' il più noioso tra tutti quelli che ci sono, ma è potenzialmente il più utile da un punto di vista pratico. Perché? Perché ti insegna a essere ordinato, a essere organizzato, a essere produttivo, a crearti un macchinario produttivo nella tua routine per fare in modo che ogni singolo tuo obiettivo, ogni singola tua task le fai in modo sistematico e giusto e perfetto, in modo tale, sapete cosa, che non è questione di fare grandi cose, è questione che
sai che puoi fidarti di te. Perché? Perché nel momento, innanzitutto non puoi ricordarti tutto, quindi anche capire come utilizzare calendari, note, promemoria, eccetera. Ho fatto anche un video al riguardo in caso su come l'ho applicato io, ma anche per la questione di saper gestire il tuo tempo e svuotarti la testa, perché mi sono accorto che nel momento in cui prima di farlo ci sono tutte quelle cose che devi fare, quelle task, ma averle in testa che circolano e girano, diciamo che ti toglie veramente focus, energia, tempo, concentrazione. Metterle per iscritto in un sistema che ti sai che poi ti porta a farlo, diciamo che ti svuota veramente la testa per poterti dedicare ad altro, assicurandoti comunque di farlo. Questa alternanza di argomenti mi porta invece a trattare un argomento forse il più spirituale di di tutti questi libri, ed è un libro di Sadhguru, si chiama Death. Questo è un libro che mi ha cambiato la vita e secondo me la può cambiare perché? Perché la paura, che secondo me è la madre di tutte le paure, la paura che fa partire, diciamo, tutte le altre paure, che alla fine sono derivate dal volersi sentire sicuro, dal volersi sentire apprezzato, quindi alla fine derivano tutte da un senso di sopravvivenza, arrivano quindi dalla morte, dalla paura della... E questo libro è un libro spirituale che parla della morte, parla di tutti gli aspetti di come nella spiritualità classica viene trattata la morte, dei rituali, di che cosa significa morire, di che cosa significa a un livello pratico, a livello interiore, i modi migliori per farlo, i modi peggiori, cosa succede se qualcuno attorno a te se ne va, come trattare la questione. Diciamo che più che un qualcosa di utile è un qualcosa che leggendolo ti fa veramente apprezzare la vita e ti fa fare i conti con l'idea fondamentale di non dover scappare dalla morte. Perché se scappi dalla morte, scappi anche dalla vita. Ti accorgi che la morte e la vita non sono due cose separate. Noi la pensiamo come la fine di qualcosa, ma in realtà è solo nella nostra testa. E quindi nel momento in cui fai un po' il confronto con la morte, esistenzialmente ti fa paura questa cosa. Probabilmente farai anche un periodo leggendo questa cosa in cui fai incubi strani, fai periodi un po' così, momenti in cui leggevo e a un certo punto mi ritrovavo a fissare il vuoto. Ma l'effetto a lungo termine che ti dà, secondo me, è iper utile, anche perché alla fine nella nostra vita cos'è che abbiamo di così sicuro al 100% e certo se non la morte? Quindi studiare un argomento che è la paura fondamentale e anche il nostro arrivare fondamentale, penso che sia utile se vuoi vivere una vita fatta bene, anche capire di più sulla morte. Invece parte fondamentale della vita, mi sono accorto durante una mia meditazione, ero lì che pensavo, ok, ma a livello pratico va bene essere presente, va bene fare queste pratiche, va bene questo, questo e questo, ma alla fine come si fa? E sempre tutte le pratiche per essere più presente, per tutte queste cose qua, arrivavano alla conclusione finale che il segreto a livello pratico è sempre il respiro. E mi sono accorto di quanto il respiro sia fondamentale, che alla fine uno può vivere 2-3 giorni senza acqua, può vivere una settimana senza cibo, ma non puoi vivere più di qualche minuto senza aria, che alla fine l'aria è quello che muove tutto. E si dice che il respiro, in yoga viene chiamato prana, pranayama è il controllo del respiro. Se impari a controllare il respiro puoi controllare mente e corpo, e se controlli mente e corpo controlli praticamente la tua vita. Quindi diciamo che per capire come avere una base corretta nella vita ho iniziato a studiare il respiro, e un libro che mi è piaciuto tantissimo è questo, è Breath, e lo consiglio tantissimo. È di James Nestor e va veramente a spiegare tutto sul respiro, non per forza da un punto di vista solo scientifico, anzi, ma è molto divertente anche da leggere, spiega tutto, dalle pratiche a cosa fare, a come si respira correttamente, avere la base fondamentale. Dice, tu puoi mangiare bene quanto vuoi, puoi bere bene quanto vuoi, puoi fare una vita pazzesca, ma se non respiri nel modo corretto sempre, quando dormi, quando sei sveglio e a volte anche con delle pratiche extra, vai a rovinarti alla base e non serve se non respiri correttamente. Quindi è la base su come star bene sempre, indipendentemente da tutto. E in più ci sono anche esercizi poi alla fine pratici, proprio degli esercizi extra, che aiutano magari anche per ansia, per depressione, per malattie anche croniche, per tantissime cose. Quindi veramente lo consiglio tanto, perché secondo me per uno che va bene il fitness, va bene uno che sa mangiare bene, sa avere uno stile di vita sano, ma saper respirare bene è essenziale. Vivendo in società un'altra cosa essenziale è saper trattare con gli altri. Questo è un libro antico, antico del Novecento in realtà, di Dale Carnegie, ed è famosissimo Carnegie, ed è come trattare gli altri e farsi gli amici. Ne ho parlato 1000 volte, è esattamente quello che dice, solo che è più da un punto di vista sia ovviamente business, ma anche familiare, anche in relazioni, diciamo che va veramente a capire come... guardate...
pensate la, la polvere, va veramente a spiegarti come vivere bene con gli altri e come trattarli non per ottenere qualcosa, perché alla fine sì è vero, magari da un punto di vista può essere vista così, ma è più un come stare bene in società. Quindi secondo me da un punto di vista fondamentale che è il vivere in società, questo può essere utile per ogni ambito e secondo me tutti dovrebbero leggerlo. Siamo arrivati mi sembra agli ultimi 3 libri. Uno, volevo metterne uno diciamo di fitness e benessere e alla fine ho scelto questo anche se non è esattamente di fitness, ma è The Miracle Morning, ma era per aggiungerne uno, diciamo, per capire anche come gestire la propria giornata da un punto di vista di fitness, perché parla di come alzarsi prima, che è fondamentale secondo me, come gestire la tua routine inserendo quello che ti pare, tendenzialmente le cose sane, e ti spiega anche una piccola base di come mangiare nel modo corretto, come vivere nel modo corretto, come dormire nel modo corretto, eccetera eccetera. Poi ovviamente secondo me da un punto di vista fitness ci sono tanti libri, ma secondo me anche oltre i libri, quindi punto di vista benessere, io ho fatto tanti video, vi li linko in descrizione, magari alcuni, ma l'importante secondo me è capire come fare e questo è un libro famosissimo che tutti diciamo lo consigliano perché ti fa veramente capire come gestire il tuo tempo e in modo diverso da Getting Things Done. Parla più che altro di come farlo in modo più pratico nella tua vita, ma sono 2 argomenti diversi e questo è anche più benessere, più cosa fare, il perché farlo e come farlo più facilmente, eccetera. E ora 2 libri. L'ultimo è il mio preferito. Uno è Yoga Sutras. Questo è un libro di Patanjali, un libro antico, che praticamente Yoga Sutras sono, diciamo, delle frasi che parlano di yoga. Yoga non quello che vi immaginate voi, fitness delle mamme incinta in palestra che fanno contorsionismo, ma yoga in senso unione, yoga in senso spiritualità. Lo yoga è una parola antichissima dal sanscrito e questo è proprio una raccolta di frasi e vi sembra assurdo, non so se avete mai letto la Divina Commedia, ma se leggete la Divina Commedia vi dà quella sensazione che ogni singolo verso racchiuda un significato gigantesco, puoi analizzarlo veramente all'infinito. Qua è un po' la stessa cosa nell'ambito spiritualità, quindi ti insegna veramente a vivere, come raggiungere veramente pace, amore, gioia e libertà, tutto in un libro. Se dovessi leggere un libro, io consiglierei questo, è veramente pazzesco, non saprei neanche cos'altro dire. E ora il mio libro preferito, ed è un libro di Khalil Gibran e si chiama Il Profeta. Una volta mettevo sempre come primo L'Alchimista ed è una bellissima storia, ma adesso infatti dopo vi do qualche libro extra, diciamo, o menzioni onorarie, ma questo libro l'ha un po' sostituito perché secondo me è pazzesco. È un libro che non conoscevo, Khalil Gibran è uno scrittore libanese, artista di tutto e di più di un tempo, quindi una volta, ha scritto questo libricino che praticamente con piccole storielle, diciamo quasi in rima e scritte in modo poetico, riesce veramente a raccontarti cose talmente sagge sulla vita, su tutti gli argomenti della vita in modo assurdo. È questo profeta che viene, dopo una vita passata su quest'isola, viene portato a casa da finalmente le persone che l'avevano lasciato su quest'isola, quindi sono arrivati con questa barca e lo riportano a casa. Nel mentre che se ne va, siccome ha fatto amicizia, è diventato un po' il profeta saggio di quell'isola, le persone dell'isola si accalcano attorno a lui mentre prosegue per andare verso la barca che lo riporta via e intanto gli fanno domande, gli chiedono: profeta, prima di andartene ci dai un ultimo assaggio della tua saggezza? Dice certamente e si inizia, quindi si alza un giovane e dice: parlaci dell'amicizia. E lui in una pagina ti dice tutto dell'amicizia in modo incredibile, va proprio a colpire. Io ho pianto per tutto il libro. Parlaci del commercio, parlaci della casa, parlaci del matrimonio, parlaci della parola, parlaci, cioè vari argomenti, è incredibile, pazzesco, ve lo consiglio. E qualche menzione onoraria? Allora, per quanto riguarda la finanza personale, vi consiglio tantissimo Unscripted se siete interessati a un ambito un po' più imprenditoriale. Questo libro qua. Da un punto di vista spirituale vi consiglio anche Karma, un libro sempre molto bello che ti insegna veramente a come prendere in mano la tua vita e capire tanto della tua vita. Anche il Bhagavad Gita è un bellissimo libro. Come vi ho consigliato, L'Alchimista. Ah, sono qua che guardo i libri e un altro libro che consiglio tantissimo è il The Four Agreements, quindi i 4 accordi. Anche quello lo consiglio molto, dategli un'occhiata perché è un libro veramente a sé stante. Tanti ancora non li ho letti, quindi in caso quando li leggerò farò un video anche aggiornato, ma questi finora sono anche
secondo me i migliori. Un altro per la finanza può essere L'uomo più ricco di Babilonia o Il padre ricco, padre povero, possono aiutare, sono libri comunque molto, molto utili. C'è da un punto di vista, tra virgolette, spirituale che può aiutare qualcuno che vuole magari raggiungere un misto di cose, può essere tipo The Secret come libro consigliato, ma proprio detta così. E come romanzo, invece, se avete voglia di leggervi un romanzo, vi consiglio di Murakami L'arte di correre. A me è piaciuto tantissimo, anche se non leggo tanti romanzi. E basta, poi ci sono un sacco di libri che devo ancora leggere e che leggerò, ma vi aggiornerò. E poi potrei veramente andare avanti all'infinito. Quest'anno che ho letto mi è piaciuto molto Check Can't Hurt Me di David Goggins, ce ne sono tanti in base ai 1000 argomenti, però questi sono un po' quelli che vi consiglio. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete un vostro libro preferito, se ne avete già letto uno di questi, e prendetene uno e ditemi quale avete preso. Sono tutti in descrizione. Ciao ragazzi!